Si faceva tutto a coltello, con il coltello. Poi è arrivata, e me lo ricordo, ce l'ho pure là, forse, la famosa macchinetta per la carne, abbastanza pesante, nel senso che era una cosa di ferro, che aveva le trafile, la più grande, la più piccola e tutti i re. Quando è arrivata questa macchinetta c'è stato il boom, se non che si sono resi conto che con la salsiccia non andava bene, veniva troppo, forse si sorriscaldava, forse la facevano troppo sottile e non veniva molto bene. Allora l'hanno rifatta di nuovo a coltello a dadini. La sopressata invece, prima la facevano col coltello solamente la parte bianca e ci stava il filetto del maiale che era proprio solo la carne per la sopressata, si prendeva quello lì e la facevano piccola piccola, io mi ricordo, con i dadini di lardo ci facevano e il pepe ad acine, cioè gli acidi proprio del pepe si mettevano e la impastavano e il sale non è come adesso che lo pesavano, lo mettevano a doppio, poi c'era una sertaniella piccola, la tengo, tra l'altro l'ho recuperata pure quella, che la mettevano sul fuoco, mettevano un po' di questa carne e la assaggiavano e si usavano esclusivamente le budella per le sopressate. La mia amica che la chiamo Noglia Molla ed è diventando famosa questa espressione che mi venne fuori durante una trasmissione televisiva perché lei non si muoveva a fare quello che doveva fare, lì hai tempo 2 secondi e devi muovere. Allora la noglia era lo stomaco del maiale, si prendeva, si ripuliva per bene, si grattava e si ripuliva con le mani che ti facevano male le unghie, solitamente ce le facevano fare a noi più piccoli perché dicevano tutte le mani più delicate, così, e si ripuliva, ma si ripuliva per bene e poi si metteva con il limone e il sale e si faceva stare una nottata così, stava una nottata fin quando non... La mattina dopo è spurcata buona, diceva nonna, e io che ne sapevo, non lo so, no. La prendevamo, lei la asciugava bene bene e la tagliava con il coltello a rungetto, poi si aspettava che seccava. Quando era secca si metteva dentro lo pignato con i fagioli e ci mettevi un po' di noglia e gli teneva paura in mezzo. Allora è tutto cambiato, sai perché è tutto cambiato? Io per esempio faccio gli sfizzi di maiale, che è una cosa che si inventava mia mamma, si è inventata, non so se esiste. Tra l'altro non ne tengo perché li ho regalati, se no te facevo. E praticamente prendi un po' di orecchio di maiale, un po' di muso, o un po' di guanciale, li fa cuocere nell'aceto e poi li metto sott'olio. Hai idea di che cosa li mangi? Ma un'altra cosa, i sangonati, chi se ne ricorda? Ah, quindi bisogna... Allora, c'erano 2 metodi che si facevano qui, dipendeva dalle nonne. Avevo la nonna che era molto ricca e nonna Mela che era una persona del popolo, quindi no, c'è una netta differenza, anche se avevano più o meno la stessa età, del fare le cose. Io vivevo con la nonna ricca, invece nonna Mela, però quando potevo scappavo da nonna Mela e nonna Mela li faceva in questo modo, quando ammazzavano il maiale sempre il famoso cunco blu, cioè questa pentola blu di smalto che correva vicino al maiale a prendere quello appena uscito, cioè il primo così. Subito dopo lei ci metteva le mani dentro che toglieva tutto il grasso, e mi ricordo come se fosse lei, toglieva tutto questo grasso e poi correvano a metterlo, se solitamente faceva freddo, però se non faceva freddo questa pentola veniva calata nel pozzo, oltre sono qui, veniva calata nel pozzo questa pentola perché doveva stare al fresco. Dopo che avevano fatto le salsicce, avevano lavorato tutto il maiale, si facevano i famosi sangonati. Lei metteva questa pentola sul fuoco e girava per tanto tempo fin quando non si raggrumava.
Però io non mi ricordo, nonna Cleta non ci metteva niente dentro, poi riempiva queste bottiglie e riempiva la famosa zia Maria, la chiamavano, però lo sai che non mi ricordo quale parte del corpo. Vabbè, questo budello più grosso che era la zia Maria ce lo metteva dentro, poi lo cuciva e lo ricuciva tutte queste budelle e li metteva a bollire. Nonna Mela invece faceva i maccheroni, cioè faceva della pasta a mano e li riempiva. Ah, ecco, nonna Greta sai che ci metteva dentro? Ci metteva le bucce di arance, le bucce di limone e le bucce di mandarino. E se non mi sbaglio, però un vago ricordo, ci metteva anche un po' di zucchero. Mentre nonna Mela faceva questi maccheroni di acqua e farina e sale, poi li tagliava piccoli piccoli, a mo' di tagliatelli un po' più grandi e li riempiva e poi si mettevano dentro e poi li faceva bollire e li bucava quando bollivano e poi la mattina si servivano, li metteva appesi, si facevano seccare e la mattina li servivano per colazione in una padella che li giravano e rigirava fritti praticamente. Ah, ecco che altro ci metteva nonna Cleta, l'uva, perché mo mi ricordo che una volta mentre girava queste cose è uscito un chicco d'uva ed era l'uva, la coda di pecora, si chiamava, quegli acidi piccoli bianchi che stava appesa nella dispensa, che era un poco secca. Una vigna che è stata fatta nel 1962. Mi ricordo benissimo quando è stata fatta, perché è stata fatta a mano, scavavano questi fossi e papà e nonno Michele prendevano me e mi mettevano in questo fosso, cioè mi calavano perché quella era l'altezza, quando ero alta io doveva essere fatto questo. E nonno Michele andò in giro alla ricerca di tutte uve e portò la francese, il summarrello, la menne vacca e la coda di pecora. Ricordo, noi avevamo un'altra vigna che è stata tagliata, alla Valletta si chiama un posto, la Valletta è un posto così e ci stava sta vigna, ce l'avevamo noi come ce l'aveva un'altra signora soprannominata Zanga, mi ricordo come se fosse detto. Lei quando ci stavano le gelate e la mattina c'era quell'umidità strana particolare, accendeva il fuoco nella vigna. Papà dice sempre così, tu quando stai in un posto guardati intorno e vedi le piante che ci sono. Se vuoi mettere questa, vuoi mettere quella pianta, questa e quell'altra, è inutile. Lui per esempio vuole mettere la magnolia, ma qua non ci viene. Perché i nostri antenati hanno sperimentato tanto, già sanno come è definita la zona, è inutile che tu la vuoi trasformare. C'era l'organetto, che era una cosa che suonavano, e poi papà mi racconta sempre, io qualcuno mi ricordo che suonava con i cucchiai, queste cose qui, l'organetto a bocca pure c'era, però nient'altro. Mai di nate il 1° gennaio le persone, i bambini soprattutto, uscivano, i ragazzi pure un po' adulti uscivano, bussavano per ogni casa cantando una canzone delle strofette che penso che siano Corobonino e Corobonanno, Corobono Caporanno, cioè è una cosa che è notissima, e tutte le persone gli davano qualcosa, e il mandarino, se eri fortunato prendevi la caramella, i fichi secchi, le noci. Poi in seguito ci si è modernizzati e si davano le salsicce. E la sera si riunivano tutti questi ragazzi, riunivano un gruppo di persone, sempre pure gli anziani, per recuperare qualche ragazza e cucinavano questa salsiccia. Se gliela davano fresca la facevano sul fuoco, sui carboni, altrimenti altrimenti quella secca veniva mangiata così. E soprattutto poi nel posto dove si riunivano chi aveva il maiale, il solito guanciale con un po' di cotica arrostito a quei tempi, e i biscotti, i taralli non mancavano mai. Avevamo iniziato c'è un'altra ricetta della tradizione che era cosa che mi ha raccontato pure un poco papà, anche gli altri, i millefranti. Praticamente il giorno dei morti la mamma di papà, ma come tutte le donne, mettevano il caldaio sul fuoco e ci mettevano dentro l'acqua, un po' qualche pomodoro giallo, che era il pomodoro invernale, e un poco di zampette di maiale, qualche zampetta di pollo, chi
chi ne aveva la possibilità, il sedano e una patata e lo lasciavano lì a bollire questo brodo e loro andavano al cimitero a piedi. Quando tornavano dal cimitero, il fuoco ormai si era spento, però questo coso era diventato piuttosto solido, si prendeva questo brodo e si impastava con la farina, lo impastavano con la farina e facevano una pasta molto dura. Dopo aggiungevano dell'altra acqua, rinforzavano il fuoco e questa pasta che facevano la grattugiavano direttamente dentro questo brodo e loro poi mangiavano questo. Allora, solitamente si facevano dagli 8 ai 10 panelli, dipende dalla grandezza del forno. La sera si facevano questa qui era la madia di mia nonna, sotto c'era il sacco della farina e qui dentro impastava. C'è il sacco della farina e dentro impastava. La cosa che mi è rimasta impressa e che mi ricordo, la farina era fredda. Adesso io metto le mani nella farina e non è più fredda. Io d'inverno tenevo paura quando dovevo aiutare un po' a nonna a impastare, ma nonna non me lo permetteva, però io ero un poco prolica, come si suol dire. Allora lei la sera preparava questa setacciava la farina e ci metteva il criscito che stava in una tazza da quelle del latte un poco più grossa, che io tengo tra l'altro pure, e toglieva il duro sopra e prendeva quello di mezzo e lo impastava con un po' di acqua e lo appoggiava lì dentro la madia. Dopo, la mattina dopo alle 5 si alzava, metteva l'acqua sul fuoco con il sale grosso, ci metteva tanto, che so io, ricordo, teneva un cucchiaio apposito che misurava il sale, il mestolo pure per mettere l'acqua. In base a ogni pannello di pane ci metteva un cucchiaio di questo sale e un cucchiaio di quest'acqua tiepida e poi impastava e poi lo girava, lo rigirava. Ho ancora nell'orecchio quando faceva così che si rigirava, poi lo lasciava lì nella madia e metteva il segno che doveva crescere di 2 dita. Quando è arrivata a un dito accendeva il forno con le lene, famosa legna spaccata, accendeva il forno e poi dopo quando era arrivata così scanava il pane, cioè lo prendeva e lo metteva dentro le ceste. Quando partiva cominciava a preparare il forno, che lo ripuliva con le foglie di granturco, lo ripuliva tutto per bene, poi buttava la farina per vedere se bruciava o non bruciava, fin quando lei arrivava alla temperatura desiderata. Io avevo il compito di mettere i panelli sulla pala. Allora lei mi diceva, c'era la canestrella, ci stanno pure, eccola là, vedi che mia nonna era di lusso, teneva la canestrella bianca e non teneva lo salvietto della spesa, quello blu, ma teneva quelli bianchi, di canapa bianchi mi ricordo. Lo dovevo tirare così e poi in un colpo solo lo dovevo mettere sulla pala e lei li metteva dentro. Faceva dagli 8 ai 10 e poi faceva la biscotta del Rocano, questa non me la scordo mai. Alla fine ripuliva per bene la madia e la metteva da parte. E quello veniva fuori una biscottella così, che quella era per il cane. E qua raramente faceva anche la pizza con le pacchettelle in coppa. Prima di cuocere il pane buttava la pizza, poi il forno si doveva riprendere, allora ci buttava una regna di ceppe. Solitamente erano di rovere con tutti i riflusci. Se te lo dico in italiano non ha lo stesso effetto. Me lo ricordo questo, quando si è sposata Nina qui vicino, che io ero piccola, hanno fatto i biscotti con l'ova, cioè di biscotti tutti sfogliati, che quando te li mangiavano ti stavano pure qui perché erano friabilissimi. E poi hanno fatto le paste, praticamente facevano il pan di Spagna. Il pan di Spagna, ci mettevano la crema dentro e la crema era bianca, rosa perché andavano, mi ricordo, verde, facevano questi quadratini, che poi sarebbe la deliziosa di oggi, penso, più o meno. Tutte colorate e
mettevano sta ciliegina rossa, non chissà che cosa ci era sembrato. Poi e facevano la pasta silingata, che non è altro che poi la pasta a bignè, ma loro la facevano fritta. E poi come rusti facevano i panzerotti con il formaggio e come dolci facevano i panzerotti con i ceci. Però sono completamente diversi da quelli che si fanno a Colle o la Riccia. Noi li facciamo con i ceci, con il cacao, il miele e le mandorle.